Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video parleremo di un argomento che sono sicura vi aiuterà di più con l'uso quotidiano della lingua italiana. Vi è mai capitato durante una conversazione in italiano di dire qualcosa e ricevere in cambio un'occhiataccia o peggio il vostro interlocutore che si girava e se ne andava? Ebbene, se quelle non erano le reazioni sperate, probabilmente avevate sbagliato qualcosa, e cioè avevate detto qualcosa un po' sgarbata, fuori luogo, inopportuna. In questo video quindi vi mostrerò 7 espressioni che sarebbe bene evitare in una conversazione in italiano se non si vuole risultare troppo scortesi o sgarbati. E per ognuna di esse vi darò delle valide alternative decisamente più educate e più cortesi che potete utilizzare senza temere che la gente vi guardi male o vi dica contro qualche parolaccia. Quindi, se siete pronti, iniziamo! La prima espressione che non dovreste dire in una conversazione in italiano è chi se ne frega. Sì, lo so, è un'espressione molto comune e sono sicura che l'abbiate sentita in qualche film o letta in qualche libro in cui si utilizzava un linguaggio colloquiale, perché è vero, gli italiani la usano spesso. Pensate che è tanto diffusa da avere addirittura una grafia alternativa, questa qui, che suggerisce l'idea che bisogna leggerla quasi come un'unica parola. Chi se ne frega? E se sarebbe tutto sommato accettabile utilizzare questa espressione con i membri della nostra famiglia o i nostri amici più cari, perché comunque con loro abbiamo un legame forte e stretto e ovviamente molto informale, sarebbe bene evitarla in tutte le altre conversazioni, anche se conosciamo bene i nostri interlocutori. Propriamente questa espressione sarebbe una domanda, ma si utilizza molto spesso come esclamazione. Letteralmente significa a chi importa, a chi interessa di questo? Ed è un modo molto scortese per dire appunto che non siamo interessati in quello che ci stanno dicendo. Quando vogliamo esprimere il nostro disinteresse verso qualcosa è difficile non risultare scortesi, però in ogni caso, se proprio abbiamo la necessità di dirlo, sarebbe più opportuno scegliere forme leggermente più garbate e cortesi, come per esempio mi dispiace, ma non mi interessa. Purtroppo la cosa non mi riguarda. Onestamente, non me ne preoccupo. Oppure, nel caso in cui qualcuno ci stia chiedendo aiuto e noi non possiamo aiutarlo, invece che dirgli chi se ne frega, sarebbe meglio scegliere altre forme come per esempio mi dispiace ma non posso proprio aiutarti. La seconda espressione di questo video è che schifo, che è una delle prime brutte parole che i bambini imparano da piccolini, soprattutto quando li mettono di fronte un piatto di verdura. Che schifo i broccoli, che schifo le carote, con i genitori che ogni volta, puntualmente, li rimproverano e li correggono. Non si dice che schifo, si dice non mi piace. E in effetti è proprio vero, dovremmo piuttosto dire che una cosa non ci piace invece che dire che fa schifo, perché dire questo equivale a fare un'offesa alla persona che ha preparato o ha comprato quella cosa. Invece, se diciamo che non ci piace, facciamo ricadere la colpa su di noi, sui nostri gusti. È come dire che quella cosa non rispecchia i nostri gusti, ma non è la cosa in sé a essere brutta. Questo vale sia quando commentiamo il sapore di un cibo o di una bevanda, sia quando commentiamo in generale qualsiasi altro oggetto o concetto che non è una nostra preferenza. In tal caso, se proprio dobbiamo dire qualcosa, sarebbe più opportuno scegliere delle altre alternative. Per esempio, per commentare un cibo o una bevanda, potremmo dire: mi dispiace, ma
mi dà il voltastomaco. Non è di mio gradimento. Preferirei mangiare altro. Invece, per tutti gli altri oggetti o concetti, possiamo dire: ti dispiace se guardo altrove? Scusa, ma non riesco a guardare. Non è il mio genere. Non rispecchia i miei gusti. Sulla lista abbiamo poi che noia o che palle. Quante volte ci è capitato di ritrovarci in una situazione estremamente noiosa, da risultare quasi insopportabile? Che so, magari a scuola, durante una noiosissima lezione, o a teatro, a una festa, a un evento pubblico. Scommetto che a tutti voi sarà capitato, almeno una volta, di desiderare fortemente alzarsi dal proprio posto e urlare: che palle! Che noia! Basta! Ma per fortuna non l'avete fatto. Spero. Esprimere la nostra opinione è sempre concesso, ma c'è modo e modo di farlo. Quando ci stiamo annoiando sarebbe bene sopportare e aspettare che la tortura sia finita, ma se proprio non ce la facciamo più, possiamo dire piuttosto che noia o che palle, questo. Non lo trovo molto divertente, mi dispiace. Questa non è davvero la mia idea di divertimento. Onestamente mi diverto di più a fare qualcos'altro. Purtroppo la mia soglia di attenzione è bassissima, colpa mia. Se invece vogliamo velocizzare a tutti i costi il processo e allontanarci il prima possibile, possiamo inventare una scusa, come per esempio: oh no, ho dimenticato di aver lasciato la mia cena sul fornello, devo scappare. Oppure: oh no, il mio cellulare sta squillando, è importantissimo, devo rispondere. O ancora: mi dispiace, ho dimenticato il mio cane in macchina, devo correre da lui. Non ci penso neanche. Questa è la tipica risposta scortese che si dà a chi ci sta chiedendo un favore o ci sta proponendo di fare qualcosa. L'ideale sarebbe utilizzarla non molto spesso, anzi io direi non utilizzarla per niente. Perché quando pronunciamo questa frase in realtà stiamo trasmettendo molta antipatia al nostro interlocutore. Gli stiamo sostanzialmente dicendo: non lo farei mai, non capisco come ti sia passato per la mente anche solo di chiedermelo. E non è necessario risultare così antipatici solo per dire che una cosa preferiremmo non farla. Piuttosto potremmo dire: mi dispiace ma non posso proprio. Mi chiedi troppo, purtroppo non posso accontentarti. Temo che non sarà possibile. Ti dispiace se rimandiamo? Magari in un altro momento. E adesso un grande classico. Non hai capito niente. Quando siamo frustrati e magari stiamo cercando di risolvere una questione che ci fa molto arrabbiare, possiamo perdere la calma, perdere le staffe e magari ci scappa una frase che non volevamo neanche dire e soprattutto non volevamo dire a quell'unica persona che sta provando ad aiutarci. Oppure immaginiamo che il nostro interlocutore debba fare qualcosa che noi gli stiamo spiegando, ma che purtroppo è una persona che comprende a fatica, noi diciamo in italiano, è duro di comprendonio. Ebbene, in entrambi questi casi non c'è bisogno di dire a quella persona: non hai capito niente, solo perché non ha capito quale sia il nostro problema o non ha capito bene quello che le stiamo spiegando. Finiremmo per offenderla e magari per peggiorare la situazione. Piuttosto sarebbe più sensato ripetere nuovamente come stanno le cose, assicurandoci di risultare chiari e comprensibili, specialmente nei punti più critici, magari aggiungendo degli esempi o delle parole più facili. E per esempio potremmo dire: forse non mi sono espresso o espressa bene, provo a ricominciare da capo. Sento che non siamo sulla stessa lunghezza d'onda, forse posso provare a spiegarmi meglio. Vai a quel paese!
Ecco, questa è una di quelle espressioni, uno di quegli insulti che potremmo sputare molto vivacemente e talvolta anche senza accorgercene quando siamo molto arrabbiati con noi stessi o siamo già arrabbiati di nostro per un altro motivo, oppure la persona che ci sta di fronte, il nostro interlocutore, ha fatto o detto qualcosa che ci ha fatti arrabbiare. Mandare però una persona a quel paese a cagare o peggio a fanculo non è un gesto apprezzato. Al contrario, potrebbe renderci molto antipatici e scorbutici agli occhi del nostro interlocutore. Piuttosto, in questo caso, dovremmo inspirare, trattenere il respiro per qualche secondo ed espirare e calmarci prima di dire qualcosa. Altrimenti, quello che possiamo dire è: voglio rimanere da solo o da sola. Lasciami in pace gentilmente. Hai già fatto abbastanza? Basta così. E infine abbiamo l'espressione te l'avevo detto. Quanti di noi si sono sentiti dire questa espressione? Sono sicura tutti almeno una volta. A chi è piaciuto sentirsela dire? A nessuno, immagino, perché se qualcuno dice te l'avevo detto, non fa altro che dire Ah, hai visto? Avevo ragione io, perché io ho sempre ragione. Tu hai sempre torto. insomma, quella persona sta sottolineando che avete preso la decisione, la strada sbagliata, proprio quella decisione e quella strada che lui o lei vi aveva detto di evitare. Ma quando questo succede, perché purtroppo succede, piuttosto che gioire con noi stessi, essere felici perché eravamo nel giusto, perché avevamo ragione, sarebbe più opportuno mettere da parte l'orgoglio e metterci nei panni del nostro interlocutore, di quella persona che ha commesso un errore e già sta male per quello che ha fatto. In più deve pensare a recuperare la situazione, a rimettere a posto il danno che ha fatto e il nostro sale nella ferita è veramente inutile. Piuttosto potremmo aiutare quella persona dandole dei consigli su come superare il fallimento. Ad esempio potremmo dire: non ti preoccupare, purtroppo è andata così, ma non c'è bisogno di disperarsi. Tutto si sistemerà presto e non ci penserai più. Capita a tutti di sbagliare, quello che conta è come superare la difficoltà. Questo ti fortificherà e la prossima volta non ci cascherai più. Prendila come un'opportunità di crescita. Ebbene, eccoci giunti alla fine di questo video. Spero vivamente che abbiate imparato qualcosa e che la prossima volta saprete come comportarvi in una conversazione in italiano. Ricordatevi sempre che il nostro modo di comportarci ha un grande effetto sugli altri e su come gli altri ci vedono. E tante volte non ci rendiamo neanche conto di quanto questo effetto possa essere grande. Perciò, morale della favola, trattate gli altri con gentilezza, avrete solo da guadagnarci. E se dopo tutto questo mio parlare vi è venuta un po' fame, date un'occhiata al video in cui vi do la ricetta della deliziosa torta con cioccolato e pere. Il link è qui in alto nella card e giù nella descrizione. Già, perché a proposito di cioccolato e di torta, se io vi chiedessi, si dice torta al cioccolato o torta di cioccolato? Chissà la risposta? La trovate nel video. Se invece siete stanchi di tutto questo oppure volete cercare un altro argomento di grammatica, potete passare dal nostro sito www.learnamo.com con tutte le informazioni che vi servono, tanto di grammatica quanto di cultura. E infine, se volete imparare divertendovi, potete farlo sui nostri social, su Instagram, su Facebook, su Twitter e su TikTok. Noi ci rivedremo prestissimo! Ciao!